So we are here with the young philosopher Diego Fusaro, and we will talk about 68. Intorno al 68 vi sono tutta una serie di mistificazioni che ancora resistono nell'immaginario collettivo. So about 68 there is a long series of mystifications that are still very strong in the collective imagination. Naturalmente quando si parla di 68 sarebbe opportuno parlare di 68 al plurale, perché sono stati molto diversi il 68 in Messico rispetto all'America o all'Europa. Of course, when we talk about 68, it would be better to talk about many 68, because the 68 in Mexico has been very different from the 68 in the US and from the 68 in Europe. E tuttavia, se volessimo con Hegel trovare la logica del concetto del 68, credo che la si possa trovare al di là della molteplicità dei 68. Nevertheless, with Hegel, if we're to look for the logic behind the various 68, I think that we can find one that unifies all of them. La visione dominante del 68 è quella che lo legge come un momento rivoluzionario e di emancipazione, vuoi anche come un momento di lotta contro il capitalismo. So the mainstream vision about 68 reads it as a moment of revolution and innovation, in fact as a moment of fight against capitalism. Nella mia lettura, invece, il 68 è il momento di transito verso l'odierno capitalismo assoluto e non più borghese. Whereas in my reading of 68, 68 is the moment of transition from Verso un capitalismo assoluto. towards an absolute capitalism. Un capitalismo, cioè, che è assoluto e non più borghese. A capitalism, that is to say, that is absolute and not bourgeois anymore. Il 68, dunque, nella mia lettura, non è l'anno di emancipazione dal capitalismo, ma è l'anno di emancipazione del capitalismo. So in my reading then, 68 is not the year of emancipation from capitalism, but the year of emancipation of capitalism. Cosa intendo quando dico che il 68 è una rivolta del capitalismo stesso che si emancipa e diventa assoluto? What do I mean when I say that 68 is a moment of revolt of capitalism itself that emancipates itself and becomes absolute? Intendo dire esattamente questo, che il 68 è l'anno in cui il capitalismo si libera della borghesia. I intend to say this precisely, that 68 is the year in which capitalism emancipates itself and frees itself from bourgeoisie. Capitalismo e borghesia non coincidono affatto. Capitalism and bourgeoisie do not coincide at all. Il capitalismo è un processo che con Heidegger potremmo chiamare Gestell, un dispositivo anonimo che mira alla crescita infinita del profitto e di sé. Capitalism is something that with Heidegger we can define as Gestell, that is to say, an anonymous machinery that has as its own goal, its only goal, that of growing and multiplying itself. La borghesia invece è una classe dialettica. Bourgeoisie, instead, is a dialectical class. La borghesia, per un verso, dal Settecento in poi, si trova a proprio agio nel capitalismo perché in esso è classe dominante. So, bourgeoisie, on the one hand, since the 1700s onwards, finds itself at home in capitalism because within capitalism it is the dominating class. Ma per un altro verso la borghesia, proprio perché è figlia dell'illuminismo e della sua ricerca dell'emancipazione universale, è portata a criticare il capitalismo.
But on the other hand, bourgeoisie, for the very fact of being a product of Illuminism and of its universal emancipation, finds it natural to criticize capitalism. La borghesia, infatti, vorrebbe l'emancipazione universale e la vede contraddetta dal capitalismo stesso, che genera schiavitù e alienazione. For bourgeoisie aims at universal emancipation, but sees this ideal contradicted by capitalism that instead generates universal slavery and subjugation. Nasce così quella che io chiamo, con Hegel, una coscienza infelice della borghesia che la porta a criticare radicalmente il capitalismo. In this way, what is produced is what I, together with Hegel, call the unhappy conscience of bourgeoisie, whereby bourgeoisie naturally criticizes capitalism. Hegel e Marx sono, ad esempio, due borghesi anticapitalisti. For example, Hegel and Marx are two bourgeois who are anti-capitalist. Marx vuole superare in via rivoluzionaria il capitalismo. Hegel vuole porre lo Stato al di sopra dell'economia capitalistica. Marx wants to overcome capitalism through revolution, whereas Hegel wants to put the state above capitalistic economy. Nasce cioè una rivolta da parte della borghesia contro il capitalismo che permette di spiegare quella che io chiamo la fase dialettica del capitalismo fino al 1968. What is produced, in fact, is a revolt of bourgeoisie against capitalism that allows us to explain that phenomenon that I call the dialectical phase of capital within capitalism, and which is a phenomenon that culminates in 68. La fase dialettica del capitalismo si fonda sulla lotta all'interno del capitalismo data dall'unione di borghesia con coscienza infelice e proletariato che lotta contro il capitale. So the dialectical phase in capitalism is a product of and is founded on the unity between the bourgeoisie, characterized by an unhappy conscience, and the proletariat, both fighting against capitalism. Con la sintassi di Hegel potremmo dire che la lotta contro il capitalismo, che finisce nel 68, come dirò, si regge esattamente sulla coscienza infelice borghese unita con la lotta per il riconoscimento proletario del lavoro servile. With Hegel, we could say that the fight against capitalism, which, as I will say, ends in 68, is the product of the unity of the unhappy bourgeois conscience and the fight of the proletarians to have recognized the servile work. Tutto questo termina nel 1968, appunto. All this finds an end in 1968. Nel 1968 il capitalismo si libera della borghesia e lo fa per due motivi. In 1968, capitalism frees itself from bourgeoisie and does so for two reasons. Prima ragione, la borghesia può pur sempre maturare una propria coscienza infelice che genera Marx e Hegel, cioè la borghesia anticapitalistica. First reason, bourgeoisie can mature an unhappy conscience within itself that in turn generates Marx and Hegel, that is to say, two anti-capitalist bourgeois. Per questo dal 68 ad oggi non esiste più la borghesia, ma esistono solo atomi di consumo cinici e apolidi. For this reason, since 1968 onwards,
bourgeoisie does not exist anymore, but what exists is an ensemble of atoms devoted to consumerism that live just for themselves. Si tratta di atomi di consumo che nulla hanno più a che vedere con la grande cultura borghese di Goethe e di Mozart. We're dealing with atoms devoted to consumerism that have nothing to do with the great bourgeois culture of Goethe and Mozart. Vi è poi un secondo motivo per cui il capitalismo deve uccidere la borghesia. There is then a second reason why capitalism must dispense of bourgeoisie. Nella sua logica di sviluppo, il capitalismo tende a produrre una mercificazione integrale e quindi ad abbattere ogni barriera rispetto a questa mercificazione. In its logic of consumerism and growth and infinite growth, capitalism tends to impose a logic of total commodification, and as hence to eliminate any barrier to this total commodification. In questo senso, la borghesia, con la sua sfera di valori non del tutto mercificabili, religione, etica, senso dello Stato, diventa per la logica di sviluppo del capitalismo un ostacolo da abbattere. For this reason, bourgeoisie, with a set of values that are not commodifiable, like religion, ethics, state, becomes an obstacle for capitalism that must be removed. Ed è esattamente quello che avviene nel 68, che è un anno di lotta non contro il capitalismo, bensì del capitalismo contro la borghesia. And this is exactly what happens in 68, which is a year of fight, not against capitalism, but rather of capitalism against bourgeoisie. Il capitalismo, cioè nel 68, inscena una grande rivolta che in verità produce una liberazione del capitalismo stesso che diventa assoluto e non più borghese. 68 in reality is the year in which capitalism has produced, as if on a stage, a great revolt, which is not the revolt of against capitalism, but the revolt through which capitalism has finally disposed of bourgeoisie. Se noi analizziamo i principali motti delle rivolte sessantottesche, ci accorgiamo che sono tutti indirizzati non contro il capitalismo, ma contro la cultura borghese. If we analyze the main mottos of the revolt of 68, we realize that they are all addressed not against capitalism, but against bourgeois culture. Vietato vietare, godiamo illimitatamente, non esiste l'autorità. Ecco alcuni di questi motti antiborghesi e ultracapitalisti tipici del 68. For example, the motto it is forbid to forbid, or let's enjoy without limits, or Non esiste l'autorità. there is no authority. All these mottos are against bourgeois mentality. Sono appunto i motti con cui il capitalismo, fingendo di rivoltarsi contro se stesso, mette a morte la borghesia e apre la strada all'odierno capitalismo antiborghese. These are the mottos through which capitalism, faking a revolt against itself, puts instead bourgeoisie and its culture to death. Siamo dal 68 ad oggi entrati in una fase di capitalismo antiborghese e sessantottesco. Since 68, we've entered the phase of anti-bourgeois capitalism, and a capitalism marked by 68. I motti del 68 si realizzano pienamente oggi nel capitalismo assoluto.
the various mottos of 68 find their actualization today in absolute capitalism. Nel capitalismo assoluto è vietato vietare, bisogna godere illimitatamente e non esiste alcuna autorità in grado di frenare la forma merce. In absolute capitalism, it is forbidden to forbid. One must enjoy without limits, and there is no authority. There is no authority that can limit capitalism. Cioè il 68 oggi si è pienamente realizzato nel capitalismo assoluto. That is to say that 68 nowadays has found its perfect actualization in absolute capitalism. Il vecchio imperativo categorico borghese di Kant, tu devi, è stato sostituito dall'imperativo ultracapitalistico di de Sade, devi godere. The old Kantian imperative, you must, has been substituted by the other imperative by de Sade, you must enjoy. Appunto, il solo imperativo che il discorso del capitalista, post-borghese e anti-borghese impone è quello del godimento individuale illimitato. The only imperative that capitalism anti and post-bourgeois imposes is that of unlimited and individualistic enjoyment. Così recita la religione del capitale. Devi godere, puoi fare tutto ciò che vuoi, a patto che tu abbia il denaro per potertelo permettere. That's the formula of the new religion of capital. You must enjoy, you can do whatever you want, as long as you have the money to afford it. Questo è appunto il clima sessantottesco del capitalismo assoluto e del neoliberismo trionfante. That's exactly the atmosphere of absolute capitalism and of the triumphing neoliberalism. È stata uccisa la legge nel 68 e ha preso a dominare l'illimitatezza del godimento e del consumo. What has been killed in 68 was law, and what started dominating was the unlimited enjoyment of consumerism. È un capitalismo sessantottesco, ma è anche un capitalismo che può essere definito edipico. It's a capitalism marked by 68, but is also a capitalism that can be defined through the Oedipus complex. È stato ucciso il padre nel 68, cioè l'idea dell'autorità borghese, e si è cominciato, proprio come nella tragedia edipica, a godere incestuosamente in forma illimitata. What has been killed during 68 was the figure of the father, like in the tragedy, that is to say, authority, and we started enjoying in an unlimited way and in an incestuous way, exactly like in the Greek tragedy. Si è passati dal plus valore di Marx al plus godimento di Lacan. So we crossed from Marx plus value to Lacan's plus enjoyment. Nel capitalismo sessantottesco ed edipico non c'è più alcuna autorità in grado di fermare o di frenare l'illimitata estensione della forma merce. So in post-68 and Oedipus-like capitalism, there is no authority anymore that could put a rein to the general and total commodification. Il capitalismo sessantottesco odierno, cioè il capitalismo assoluto, non è più un capitalismo autoritario, disciplinare e di destra. So nowadays, capitalism after 68, is not anymore an authoritarian capitalism that controls everything through discipline. Il capitalismo oggi, proprio perché è sessantottesco, è permissivo e suadente,
ti permette di fare tutto ciò che vuoi se hai i soldi per potertelo permettere. Capitalism nowadays, after 68, for the very fact that it is generated in 68, is permissive and in fact is persuading. It allows you to do whatever you want as long as you have the money to afford it. Il capitalismo sessantottesco odierno è come un'aquila con una doppia apertura alare. So nowadays capitalism, born in 68, is like an eagle with two different wings. Vi è l'ala della destra del denaro e vi è l'ala della sinistra del costume. So on the one hand, there is the wing of the right, characterized by money. On the other hand, there is the wing of the left wing, which is the left of way of living, of lifestyle. La destra del denaro privatizza, impone la concorrenza, rende tutto privato ciò che prima era pubblico. So the right of money privatizes, imposes competition, and makes private everything that in the past was public. La destra del denaro promuove il dissolvimento degli stati nazionali come limite politico al capitalismo. The right of money promotes the dissolution of national states because they represent a limitation to the expansion of capitalism. La destra del denaro promuove il dissolvimento di ogni etica, di ogni morale, di ogni religione, perché incompatibili con l'assolutizzazione della merce e del capitale. The right of money promotes the dissolution of religion, ethics, morality, because they represent an obstacle to the expansion of the absolute commodification of capitalism. La destra del denaro promuove la globalizzazione selvaggia, cioè l'invasione del mondo da parte del mercato capitalistico. The right of money promotes wild globalization, which corresponds to the invasion of the entire world by capitalism. E la sinistra dei costumi pone, direbbe Marx, la sovrastruttura ideologica rispetto a tutto questo. Whereas the left of lifestyle provides all this with what Marx would call the superstructure. La sinistra del costume, quindi, dice, promuove ideologicamente la globalizzazione come regno dei viaggi low cost e del multiculturalismo. The left of lifestyle promotes globalization as the era of the low cost flights and of multiculturalism. La sinistra del costume promuove il dissolvimento della cultura borghese, dell'etica e della religione. The left of lifestyle promotes the dissolution of bourgeois culture characterized by ethics and religion. In ambito universitario, la sinistra del costume promuove il congedo della dialettica di Hegel e di Marx e riduce la filosofia a chiacchiera di intrattenimento. In the university world, the left of lifestyle promotes the dismissal of Hegel's dialectics and reduces philosophy to a sort of chat aimed at entertaining. La sinistra del costume, sempre in ambito universitario, dissolve la filosofia come spirito critico e contestativo e impone le nuove forme della filosofia analitica e del neoliberismo. The left of lifestyle, still in the university world, dismisses philosophy as a moment of contestation and instead
promotes the new forms of philosophy and in particular of analytical philosophy. La sinistra del costume promuove il relativismo e la categoria di totalitarismo, con la quale è condannata ogni esperienza che non sia quella del capitalismo stesso. The left of lifestyle condemns, promotes relativism and condemns totalitarianism, a formula through which it is damned any past experience that is not the capitalist experience itself. Per tutte queste ragioni e per molte altre, oggi il capitalismo non è più di destra. For all these reasons and for many others, nowadays capitalism is not a phenomenon of the right. Proprio perché assoluto, il capitalismo è insieme di destra, di sinistra e di centro. For the very fact that it is absolute, capitalism is of the left, of the right and of the center. Il capitalismo, più precisamente, quello sessantottesco e assoluto, si riproduce a destra nell'economia, al centro nella politica e a sinistra nella cultura. Capitalism after 68 reproduces itself on the right through economics, on the center through politics, on the left through culture. È di destra l'economia della privatizzazione, della competitività e dello smantellamento del welfare state. It's typical of the right, the approach to privatization, competition and dismantlement of the welfare state. Il capitalismo assoluto si riproduce al centro in politica perché spariscono le ali contestative estreme e resta solo un estremismo di centro-destra e di centro-sinistra, cioè di una politica che dice sempre solo la stessa cosa. In the center, absolute capitalism reproduces itself because it makes so that the wings of opposition disappear, and what is left is a center characterized by the two extremes of the left and the right, which give shape to a politics that says always the same thing. Cioè una politica fatta da un'alternanza senza alternative, in cui destra e sinistra sono ugualmente piegate al dogma del mercato. To say a politics shaped through swinging without alternatives, whereby both right and left are bent over to the imperative of the market. Infine, il capitalismo culturalmente si riproduce a sinistra. Finally, culturally speaking, capitalism reproduces itself in the left. La sinistra, infatti, dal 68 ad oggi, come già dicevo, non fa altro che fornire sovrastrutture ideologiche al capitalismo. The left, since 68, has done nothing else but providing capitalism with superstructures. Dal 68 ad oggi, infatti, la sinistra non ha nulla a che vedere con Marx e con Gramsci. Since 68, in fact, the left has nothing to do with Marx or Gramsci. Marx e Gramsci erano anticapitalisti, mentre la sinistra dal 68 ad oggi è antiborghese ma non anticapitalista. Marx and Gramsci were anti-capitalist, whereas the left nowadays is not anti-capitalist but anti-bourgeois. E la sinistra, che dal 68 ad oggi è contro la borghesia ma non contro il capitalismo, fa perciò stesso il gioco stesso del capitalismo che dal 68 ad oggi è contro la borghesia. And the left, which nowadays is anti-bourgeois but not anti-capitalist,
place along with capitalism, which since 68 has been anti-bourgeois. Infatti, lottare contro la borghesia e non contro il capitalismo, come fa la sinistra, significa promuovere lo sviluppo di un capitalismo antiborghese, cioè promuovere lo sviluppo del capitalismo assoluto. For fighting against the bourgeoisie and not against capitalism, as the left is doing, means to promote the development of an anti-bourgeois capitalism, that is to say, of an absolute capitalism.